Buongiorno, sono il dottor Andrea Ferrero e in questo video vi parlerò dell'intervento chirurgico di sutura del tendine di Achille dopo una rottura acuta. Il tendine di Achille è il più grosso e forte tendine di tutto il corpo e nasce dalla confluenza di alcuni muscoli del polpaccio che, scendendo giù verso la caviglia, tendono a confluire verso un unico tendine, che è appunto il tendine di Achille. Il tendine si inserisce a livello della tuberosità posteriore del calcagno. La lesione in genere avviene per una flessione dorsale, cioè verso l'alto, del piede, unitamente ad una contrazione della muscolatura del polpaccio rappresentata dai muscoli gastrocnemio e soleo. La rottura si manifesta con un rumore sordo, spesso descritto come lo schiocco di una frusta, che molti pazienti avvertono come se qualcuno gli avesse tirato un calcio da dietro. Il dolore tende generalmente a migliorare nel corso dei giorni successivi, anche se permane una inabilità per mancanza di forza a mettersi sulla punta del piede, proprio perché manca l'azione del tendine di Achille. La diagnosi è estremamente facile. Basta infatti solo il racconto del paziente unitamente alla visita sul lettino per identificare il problema. Sicuramente si possono chiedere ulteriori accertamenti, come ad esempio l'ecografia o meglio ancora la risonanza magnetica, che tuttavia è richiesta solo in alcuni casi selezionati, quelli cioè in cui ci sia il sospetto di una importante sofferenza cronica del tendine al punto da controindicare la ricostruzione primaria, oppure nel caso in cui la rottura sia avvenuta troppo vicino al punto di inserzione sull'osso. In questi due casi, infatti, il chirurgo, in base all'esito della risonanza magnetica, potrebbe optare per una tecnica operatoria diversa da quella che invece solitamente si applica e che a breve vi presenterò. Non è chiaramente sempre necessario operare, anche se i dati in letteratura medica indicano chiaramente un rischio maggiore di rirottura nei pazienti in cui il tendine non sia suturato ma fatto guarire spontaneamente. L'anestesia proposta in genere è un'anestesia spinale, cioè iniettando un anestetico a livello della schiena, oppure un'anestesia generale, detta anche narcosi. L'intervento chirurgico, che dura circa 35 minuti, è eseguito con il paziente a pancia in giù. Il taglio della pelle può essere lungo 6 o 7 cm, questo è l'intervento a cielo aperto, oppure mediante un approccio chirurgico mini-invasivo, con un taglio di appena 2 cm. In questo video in particolare vi presenterò la tecnica mini-invasiva, che è quella più comunemente eseguita e che ha il vantaggio di essere meno problematica per la cicatrizzazione. Bisogna infatti considerare che questa zona del corpo presenta un rischio di problemi di cicatrizzazione più elevato, soprattutto nei pazienti diabetici e nei fumatori. Come abbiamo detto, l'intervento è eseguito con il paziente posizionato pancia in giù sul lettino. Si identifica la lesione del tendine, che è facilmente palpabile, e quindi si pratica una incisione chirurgica, che in questo caso è stata eseguita in senso trasversale, ma che di norma eseguiamo in senso longitudinale. Arriviamo quindi al piano profondo in cui si identificano i capi tendinei, che sono quindi ripuliti dall'ematoma circostante. A questo punto si inserisce una guida che è fatta scorrere attorno ad un capo tendineo alla volta. La guida ha dei fori che permettono lo scorrimento di un grosso ago, a cui è collegato un filo di sutura non riassorbibile che passa attraverso il tendine. Alla fine la guida è ritirata dal punto in cui era stata fatta entrare e, tirando via la guida, la seguono anche i fili, ormai ancorati saldamente al tendine. La stessa procedura è quindi eseguita al capo tendineo distale. Avremo quindi un gruppo di fili in alto e un gruppo di fili in basso, ciascuno dei quali permette di tirare un capo del tendine. Legando tra loro questi fili, il tendine è quindi ricostruito. Al termine dell'intervento controlliamo che la sutura sia stabile e, dopo aver lavato la ferita con una soluzione acquosa sterile,
Chiudiamo la ferita dallo strato profondo a quello superficiale usando un filo di sutura riassorbibile che quindi cadrà da solo. Per proteggere la sutura del tendine posizioniamo un mezzo gesso con il piede a 30 gradi di flessione plantare. Mantenere questa posizione infatti protegge la sutura del tendine che non è in tensione. La posizione del piede inizialmente a 30 gradi sarà ridotta di 10 gradi alla settimana a partire dalla seconda o terza settimana, a seconda della qualità della sutura ottenuta. Il gesso è generalmente tenuto solo una settimana, dopo la quale utilizziamo al suo posto un tutore a stivale lungo come quello rappresentato nella foto, che ha uno snodo per regolare l'angolazione del piede. A partire dalla seconda o terza settimana il paziente inizierà ad appoggiare il peso a terra usando 2 stampelle e il tutore. Per ridurre il rischio di trombosi venosa profonda sarà molto importante iniziare la profilassi con eparina a basso peso molecolare che andrà proseguita per le 6 settimane post-operatorie. Come qualunque intervento chirurgico ci sono ovviamente dei rischi e delle possibili complicanze, tra cui ricordiamo l'infezione, la trombosi venosa profonda, un gonfiore o un dolore persistenti, perdita di sensibilità della pelle, la rirottura del tendine, una intolleranza ai fili di sutura non riassorbibili, la necessità di essere rioperati, la difficoltà a camminare o correre o una complessiva insoddisfazione del risultato finale. Tutti questi aspetti vanno ovviamente discussi con il vostro chirurgo prima dell'intervento.